Caro Giulio, ti devo confessare una cosa. Dimmi. Allora, il video del Yamaha Sì. mi hanno detto che il pullover giallino non mi sfinava e quindi ho messo quello grigio, sperando che la mia silhouette possa essere di gradimento Di ai nostri follower. gradimento, però mi verrebbe da dire che non è esattamente un aspetto determinante la nostra silhouette, Però, tanto sai, voglio è come dire, dire. cioè fossimo due belle ragazze, Esatto, ecco, bravo. voglio dire, Siccome cioè, questo non... non è, cioè per quanti sforzi possiamo fare, ma Diciamo, insomma, la natura ci ha fatto esatto, diversamente. Vabbè, comunque, va bene. allora, devo dire un grazie a Fabrizio Iachini e anche un bastardo. Sai perché? Sì. Perché lui sa che quanto mi piacciono queste casse. Però E, aspetta, e l'ha fatta apposta. diciamo chi è Fabrizio Sì, Iachini e scusate, facciamo sì. dei ringraziamenti Esatto, più bravo, circostanziati. prego, fai No, tu. no, Allora, Fabrizio Iachini lavora per il distributore di ATC che si chiama iFight, Sì. è una persona con la quale ci conosciamo da tanti anni e io gli sto facendo da un po' la corte per avere una coppia di ATC, perché lui sa che mi piacciono da morire. Esatto. E quindi mi ha detto Giancarlo ti mando e io gli ho detto sei proprio bastardo. Ecco. Vabbè. Grazie Fabrizio. Ha giocato facile. Ha diciamo. giocato molto facile con me, sì. Allora, io avevo un'esperienza molto limitata di ATC per averle sentite in un negozio. Devo dire che queste mi hanno veramente entusiasmato. Sono diversi giorni che me le sto ascoltando con grande attenzione, diffusori fantastici. E adesso raccontiamo anche un po' chi è ATC perché magari è un marchio che non tutti conoscono. Quindi seguiteci che ci sono parecchie cosette da A tra dire. poco al Fairyworld. A te la parola. Allora, per dire qualche cosa sul marchio ATC, marchio che nasce nei primi anni 70 in Inghilterra per mano di un appassionatissimo musicista, musicofilo, ingegnere e amante della tecnologia e della riproduzione che si chiama Billy Woodman, se non ricordo male. E questo personaggio comincia a sviluppare driver perché, come dire, insoddisfatto delle caratteristiche qualitative dei driver presenti sul mercato e fa delle lunghissime e attentissime analisi di quello che c'è di disponibile e comincia a implementare delle strategie migliorative fino ad arrivare a mettere a punto dei driver che sono stati molto ben recepiti dal mercato del professionale e praticamente questi driver sono intanto finiti in molti prodotti da studio di registrazione, sono poi stati seguiti da una linea di diffusori da studio prodotti dalla ATC e ad esempio nel loro sito vengono citati i nomi di alcuni importantissimi artisti che hanno adottato questi diffusori. Bruce Springsteen, Coldplay, Pink Floyd e diverse istituzioni, quindi quali auditorium importanti, insomma una vastissima accettazione da parte del pubblico professionale più esigente. Esatto. Quindi insomma questo è il background da cui parte ATC. ATC che a un certo punto ha deciso di estendere la sua produzione per poter proporre il loro sound, ma le loro caratteristiche tecniche al mercato consumer, al mercato degli audiofili. E la cosa interessante è che tanti modelli, adesso non so se tutti, ma tanti modelli sono proposti sia nella versione passiva che nella versione attiva, che però è tower. È tower, esattamente, non è da stand ma è tower, però fondamentalmente il modello diciamo ha la medesima sigla. Ovviamente è un diffusore attivo, ma diffusore basta, quindi Certo. c'ha solo gli ingressi linea, appunto. Una cosa che mi ha colpito, leggendo insomma nelle varie documentazioni relative a questa azienda, è che ATC non si è mai proposto come un progettista rivoluzionario, cioè loro hanno fondamentalmente, come dire, utilizzato tecnologie esistenti
portandole a maturazione, portandole a compimento nel miglior modo possibile secondo quelli che sono i loro criteri. Per cui da ATC non troverete mai soluzioni radicalmente innovative o, come posso dire, distruttive rispetto alla tradizione. Si muovono nel filone della tradizione, ma con grande sapienza. Tra l'altro c'è da dire, è una cosa molto bella, è che viene tutto fatto a mano in Inghilterra nella loro fabbrica, c'è poi una fabbrica esterna che fa i cabinet Sì. e quindi per avere un ATC ci vuole tempo, ma ci vuole tempo perché ci sono persone che fabbricano a mano tutto. Quindi gli altoparlanti, il crossover, gli amplificatori, quindi è tutto fatto handmade e quindi ci vuole più tempo ad averlo. Detto questo, Sì. uno potrebbe pensare che questi diffusori costino un occhio della testa. Ma non è così. Date le premesse, ma invece non è così, perché queste qui costano 3.985 euro. La coppia. Coppia, non il singolo, la Esatto. coppia. Tant'è che a noi ci era venuto in mente, ma l'una? No, tutte e perché due. io sono entrato la prima volta e le abbiamo collegate, ho sentito, ho detto caspita, perché vabbè, a parte che a me piacciono, però caspita, e dico chissà quanto costeranno, e invece no. Invece no. Interessante dire di questi diffusori che sono dei diffusori in sospensione pneumatica. Bravo Giulio. Sospensione pneumatica che viene scelta da ATC non per una, come posso dire, approccio ideologico, come tante volte succede, c'è il costruttore che dice la sospensione pneumatica è meglio del bus reflex. No, perché loro sostengono che, e con fondamento scientifico, al di sotto di determinate dimensioni, la sospensione pneumatica è quella che funziona meglio rispetto al bus reflex, che può introdurre una serie di problematicità relative alle risonanze del driver dei medio-bassi e che quindi con l'approccio in sospensione pneumatica vengono sostanzialmente aggirate. Esatto. Quindi da questo punto di vista ragioniamo di un diffusore senza il tubo di accordo. Esatto. Diffusore che è anche più facile da posizionare. Anche più facile da posizionare. Questo però vorrebbe anche dire forse che scende un po' meno in basso, ma non è neanche più di tanto così, perché quello che abbiamo sentito all'ascolto, poi ne parleremo meglio, è una cassa che ha una discreta estensione. Quello che invece può costituire un aspetto, non dico problematico, ma un aspetto con il quale assolutamente bisogna fare i conti, è la scarsa efficienza, ovvero questi diffusori sono circa 85 dB, il che raccomanda l'utilizzazione di un amplificatore, insomma, un po' energico. Anche perché il woofer, lo vedremo nello sventramento, che già mi tremano le mani perché chissà che meraviglie ci sono dentro, è un woofer molto complesso con parecchi ritrovati geniali, che però ha le sue criticità di pilotaggio, insomma, non è una cosa semplice da pilotare. Non vi immaginate con un amplificatore da 50 watt di farcela. No. Ecco. Detto questo, però, i 100 watt del nostro Copland sono stati più che sufficienti ad ottenere una bellissima pressione dentro questo ambiente, che non è grandissimo, è ben trattato, però insomma, ecco, 100 watt, loro mi pare che consigliano dai 75 in su, però ecco i 100 watt del Copland si sono rivelati assolutamente muscolosi, perché poi non è che ci puoi mettere un integratino. Tra l'altro, poi lo diremo meglio nell'ascolto, un diffusore che valorizza molto le doti di velocità dell'amplificatore che le pilota, ammesso che questo amplificatore ce le abbia queste doti di velocità, quindi è un diffusore particolarmente reattivo, particolarmente brioso. Il mobile, da questa angolazione non lo vedete, ma vediamo nelle immagini di dettaglio, è abbastanza sofisticato. È quella, Sì, è abbastanza sofisticato, nel senso che è un mobile che ha una rastrematura, quindi le pareti laterali non sono parallele, onde minimizzare l'insorgenza di onde stazionarie all'interno. Mobile molto ben rifinito, è possibile averlo in varie finiture. C'è poi questa spettacolare, a me è piaciuta da morire, griglia per la protezione degli altoparlanti che si attacca mediante dei magnetini affogati sotto all'impiallacciatura. E posso dire una cosa, è una delle poche volte che la cassa è più bella con la griglia. Assolutamente sì, e infatti io la rimetto. Io questa cosa non la sapevo, tant'è che quando le ho tirate fuori dalla scatola
non ce l'ho proprio messa la griglia pensando che fosse quella in tessuto, poi l'ho vista in fotografia, sono corso a riaprirla, è bellissima. Sì. Detto questo, è anche molto più sicura dal punto di vista delle ditate, delle dita di un bambino, delle dita del bambino, e sembra proverbiale. assolutamente fonotrasparente. Bellissima, bellissima, veramente bellissima. Per la tua gioia? Sì? Siamo pronti per lo sventramento? No, ancora una cosa, No? per la tua gioia questi diffusori sono predisposti per il B-Wiring, un applauso Esatto. all'ATC. Bravi. Sì, esatto. Quindi li posso comprare? Secondo me sì. Sì, secondo me sì. Sì, insomma. Va bene, Va bene. passiamo Allo sventramento. Ciao. Io ho una certa carriera anche dal punto di vista del car audio, collaboravo con Car Audio e Castello e quindi mi capitava di vedere altoparlanti subwoofer, soprattutto per uso car. Mi ricordo un Pioneer che aveva il magnete quasi più grosso dell'altoparlante stesso. Non mi era mai capitata una cosa del genere nel mondo home, ma quando mi è capitata? Proprio stamattina. Giulio, fai vedere questo magnete? Signori, il magnete è poco più piccolo del diametro dell'altoparlante. Che è una cosa spettacolare, non avevo mai visto una cosa del genere. Vabbè, Ovviamente fatta a mano. una forza della natura questa. Sì. Facciamo vedere prima il foro di ventilazione. Eccolo qua. Chissà se si vede qualcosa dentro, non credo. Perché tanto alla fine finisce di qua, quindi chiaramente serve qua. Allora, altra cosa spettacolare sono le banane per mettere il cavo che viene dal crossover. Pazzesco. Allora, fori di ventilazione che si vede qui. Eccolo Sì. qua. Ok, infatti vedete qui il movimento, lo faccio piano, perché questo è un woofer a lunga escursione ma ha una sospensione piuttosto grossa in gomma. Eccola qua, facciamo vedere bene, sospensione in gomma. La cosa molto interessante che abbiamo studiato, Giulio, della ATC è che questo parapolvere, che sembrerebbe un innocuo parapolvere, alla fine così non è, perché in pratica fa quasi da midrange, quindi loro hanno fatto in modo da fare un componente che potremmo definire quasi coassiale, anche se poi alla fine condivide la stessa bobina mobile del woofer, e quindi questa è una cosa molto originale e che non è messa lì per un fatto estetico, ma è messa lì esclusivamente per un fatto funzionale. Molto bella, molto robusta la sospensione in gomma, sembra quasi quella di un sub, di un woofer, di un subwoofer. Poi dentro, ma questo non lo possiamo vedere, la bobina mobile è fatta con del rame rettangolare e non del rame tondo, perché in questo modo si possono sovrapporre più layer di bobina mobile e quindi fare in modo che il woofer possa digerire una potenza superiore. Perché viene fatto un magnete così importante? Beh, il magnete si chiama motore magnetico, è proprio il motore dell'altoparlante, quindi senza che entriamo troppo nel dettaglio tecnico potete ben immaginare come più grande sia il motore e più è potente l'altoparlante, più è reattivo. E infatti in fase di ascolto l'abbiamo ascoltato e lo diremo, questo dal punto di vista della reazione, della velocità e della reattività è quanto di meglio abbiamo potuto ascoltare. Lo metto a posto, Giulio? Sì. No, perché questo pesa mi pare 8 kg, no? Pesa 9 kg, 8 kg e mezzo, sì. Considerato che pesa la metà del diffusore intero. Ecco il diffusore intero, eccolo qui. Ok, eccolo qua. Diffusore intero. MDF. MDF, sì. Questo è una rifinitura in legno naturale. Sì, ce ne sono mi pare 4 di rifiniture In questo differenti. caso è impiallacciato ed è impiallacciato molto bene ed è una lucidatura non a specchio, molto molto bella, che fa venire fuori le venature del legno, anche tattilmente molto, molto piacevole. Madreviti affogate all'interno dello svaso per accogliere il
il woofer. Esatto, questo è un materiale fonoassorbente che mi sembra quello delle parrucche di carnevale, un Sì, po' particolare. coibente acustica. Esatto, Vediamo il twitterino. sì, eccolo qua. Mi pare da 2,5 se non ricordo male. Twitterino è da 2,5, eccolo qui. Qual è la particolarità di questo Twitter, Giulio? La Tu che hai guida studiato. d'onda, la guida d'onda ricavata in alluminio scavato dal pieno, anche questa. Oh, e che la possiamo far vedere se lo giriamo. Sì, Eccola qua, questa è la guida d'onda. Ma poi c'è una raffinatezza ulteriore che ovviamente in questo caso è celata allo sguardo della nostra telecamera, che è costituita dalla sospensione della cupola. La sospensione della cupola che vedete perimetralmente è quella esterna. Ma la cosa fantastica è che al di sotto e a poca distanza da questa sospensione ve ne è una seconda, quindi sono due elementi di sospensione montati sostanzialmente parallelamente e concentricamente che agiscono sulla cupola di questo Twitter. Ora, il perché è presto detto, cioè ATC ha voluto in questa maniera avere una sospensione che eliminasse i movimenti oscillatori del woofer non sul suo asse normale di lavoro, quindi avanti e indietro, ma sul piano orizzontale, che sono dei movimenti che possono manifestarsi e che sono causa ovviamente di ritardi di fase, una serie di problematiche indesiderate. Con questa doppia sospensione, difficilissima da realizzare, si riesce a ottenere un comportamento di tipo pistonico della cupoletta. Quindi richiede una grande perizia dal punto di vista dell'assemblaggio, ma il risultato, a dire appunto dei tecnici di ATC, è assolutamente e eccellente. anche delle nostre orecchie. Anche delle nostre orecchie su questo. Allora, La guida d'onda di cui facevo riferimento prima serve invece ad aumentare la dispersione del esatto, è componente. questa. Sì. Allora, facciamo vedere il crossover, Il Giulio. crossover lo inquadro da qua, sì. Sono tutti condensatori marchiati ATC, bobine in aria, è un 12 dB ottava con un taglio a 2,5 A due e kg. mezzo, Sì, sì. sì. A 2,5. Eccellente, molto bello, molto al di sopra di quello che è la classe del diffusore, senza dubbio. Avvitato sul fondo, se non ho Sì, capito e male. poi dietro facciamo vedere i morsetti del B. Warren, I morsetti che del non B. credo Warren. che abbiamo fatto vedere. Allora, eccoli qua. Eccoli qua, eccoli qua, che sono in grado di accettare terminazioni a forcella e terminazioni a banana mediante la rimozione dell'apposito tappetto. Ok, Ok, possiamo andare? Lo riuscirò a rimontare. Guarda, non è facile, eh? ma con uno sforzo herculeo penso di sì. Sì, va bene. Ciao, fellow. Ciao ciao. Ciao. E qui, caro Giulio, con Peter Gabriel, io ci rimarrei tutta la mattina. Io infatti ci sono rimasto tutto il weekend. Belle, 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 belle. Veloci, ritmiche, suono monitor non aggressivo, belle, stupende. E la cosa che mi ha, se vogliamo, più colpito è proprio questa, cioè è vero, ci riconosce il tratto del monitor. Suono che io non è che abbia mai particolarmente amato, insomma, non fosse altro nella mia storia di audiofilo, io non ho mai posseduto delle casse propriamente monitor. Ma questa è una cosa che poi molti costruttori in qualche maniera seguono, cioè ci sono molti costruttori che sostengono che effettivamente il suono del monitor non sia il suono appropriato per un ascolto domestico. Come dire, il suono del monitor tende a sbatterti in faccia ciò che è bello, ma anche ciò che non è bello della registrazione. Il suono monitor è un suono che serve nello studio per Esatto. fare appunto il mastering e Esatto. quindi per andare a cercare veramente di spaccare il capello in quattro rispetto a quello che c'è sul nastro della registrazione, cose che magari nell'ascolto domestico non servono. Però è anche vero che questo tipo di caratteristica rende il diffusore molto rivelatore. Questi ATC hanno il pregio, secondo me, di coniugare l'estrema capacità di rivelare, di mostrare quello che c'è
sulla registrazione, non arrivando mai a sbattertelo in faccia, ma facendolo sempre con una grande grazia. E quindi alla fine poi non risultano dei diffusori faticosi da Per ascoltare, niente, assolutamente. assolutamente, per niente. Non di meno ti raccontano esattamente quello che c'è nella registrazione. Tra l'altro a me piace sempre parametrizzare rispetto a quello che è il costo. Stiamo di fronte a una coppia di diffusori sotto i 4.000 euro, Sì. stand esclusi. Questi stand della Solistile, ringraziamo ancora Gaetano, il caro amico Gaetano Conti, che ce li ha prestati, che ce li dà per fare questi video. E credo che costino 500 euro gli stand, quindi 4.500 diciamo, poi Sì. Qualche sconticino, qualcosa, per cui di fronte a una cassa di livello medio, se non medio-basso, tra il medio-basso e il medio Come prezzo. come prezzo, ma il suono sinceramente è un suono eccellente. Allora, qualche critica che gli viene mossa rispetto al fatto che è una cassa chiusa e quindi non essendo bass reflex non ha quell'estensione sul basso, io sinceramente tutta questa criticità non ce la vedo. Ma Ecco, è allora, chiaro che, scusami, sì, finisco, non può avere l'estensione di una cassa da pavimento con due woofer da 16 perché ce n'ha uno solo ed è una cassa da stand, quindi ha un'estensione che è quella tipica di un diffusore di questo tipo. ora io sono sempre convinto che le guerre di religione applicate all'audio siano quanto di più stupido si possa veramente pensare, cioè a me francamente è meglio il bass reflex o meglio la sospensione pneumatica, la trovo un esercizio di stile totalmente inutile. Questi sono degli eccellenti diffusori in sospensione pneumatica, ma io li giudico per il suono. Potevano pure essere bass reflex o come diavolo gli pareva a loro. Non me ne importa fondamentalmente niente, mi interessa come suonano e queste suonano particolarmente bene, per cui ecco, pensare di giudicarle a prioristicamente dicendo no, siccome è sospensione pneumatica neanche le ascolto, ma è una cretinata colossale, quindi no, su questo non avrei dubbi. Io quello che credo che questi diffusori abbiano, a dispetto diciamo della loro denominazione bookshelf, essendo dei bookshelf di cubatura non indifferente, in qualche maniera forse di cubatura simile alle Yamaha che abbiamo provato Sì, qualche tempo sì. fa, sono dei diffusori che richiedono sicuramente di essere tenuti scostati dal muro. Sì, quello che infatti volevo dire è che per sentirle per quello che sono hanno bisogno di un certo spazio in ambiente, non sono casse che puoi Sì. mettere in libreria e pensare di poter ascoltare bene, hanno bisogno di aria, ecco. Devo dire, e poi l'esperimento lo abbiamo potuto fare grazie a queste guide che ci siamo fatti, che peraltro andranno pure sostituite perché essendo fatte con lo scotch oramai sono quasi arrivate a fine vita. Finita. Sì, però ecco, abbiamo potuto fare delle prove facendoli scorrere su queste guide e effettivamente andando indietro verso la parete non c'è un rafforzamento eccessivo della gamma bassa, cosa che invece però avviene quando si scende sotto a una determinata soglia di distanza dalla parete posteriore. È vero che dal punto di vista della scena acustica questi diffusori, non so perché, sicuramente sarà dovuto alla enorme dispersione dei driver, non provocano mai il buco al centro, cioè Mai. anche se tu li allarghi, l'immagine resta coerente, spaziosa, non c'è quell'effetto che senti la cassa destra e la cassa sinistra. No. Però se si avvicinano troppo alle pareti laterali, il rimbombo c'è. Sì, quindi insomma sono casse per le quali va curato particolarmente l'installazione che vi consigliamo fortemente se non vi sentite in grado di farla fare da rivenditore perché per spremerle al massimo ci vuole una certa accortezza. Devo dire tra l'altro che prima allora sono andato a sentire ben 3 volte il concerto di De Gregori e Venditti, sommato lo so, però mi 3 piacciono. volte. 3 volte, e quindi prima mi sono messo a Modena da Sì. quello che si chiama concerto e mi sono quasi commosso, perché la voce è proprio scolpita, esattamente al centro, con grande aria davanti e dietro, sembra davvero di avere
di avere le voci che cantano per te. È stato un momento... Sai che nella Sì. documentazione della ATC loro pongono particolare attenzione alle voci maschili? Cioè, Vedi, sì, non sapendolo, neanche a non farlo apposta. sapendolo, devo dire Cioè, loro che... dicono proprio, è come se fosse una sorta di elemento, di terreno di prova per verificare Spettacolare, e poi quindi ho messo l'ultimo di Peter Gabriel, splendido Sì, disco, e anche lì la voce sembra proprio una voce che ha talmente tanta aria intorno che quasi sembra che hai il cantante davanti che sta cantando per te. sì. Ecco, quindi ottimi alti, medio il basso, ma dal punto di vista della gamma media, dove poi abbiamo visto nello sventramento quanto questo woofer sia poi un mid-woofer, devo dire che hanno fatto un lavoro eccezionale, tenendo poi conto del fatto che gli altoparlanti li fanno loro, li Sì. hanno progettati loro e tutto viene fatto a mano. Il che poi porta alla considerazione ulteriore, che per me poi è considerazione finale, che forse poi sono due. La prima è che a me questo diffusore me lo fa sembrare un 3 vie. Sì, sono d'accordo. Cioè, ho come la sensazione di stare ascoltando un 3 vie, un ottimo 3 vie, Con i vantaggi del due vie. con i vantaggi del 2 vie, che è una sensazione piuttosto strana. L'altra cosa che veramente è impressionante è la spazialità di questo diffusore. Insomma, il suono proprio si espande in tutte le direzioni, in maniera omogenea, non ci sono, come posso dire, zone privilegiate, è un'omogenea bolla di suono che, insomma, specialmente se l'ambiente è un ambiente un po' trattato, un po' curato da questo punto di vista, veramente ti mettono in condizione di fare un ascolto eccezionale. E quindi per venire a un'altra critica, che è quella che mi sono sentito muovere, che ci hanno mosso, che ma le cose che provate vanno bene. Noi, siccome è una cosa che facciamo prima di tutto perché ci piace farla, se non vi dispiace scegliamo i prodotti che ci piacciono di più. Quindi poi è ovvio che scusate tanto. Allora, attenzione, su questo forse vale la pena di dire due Esatto. paroline in più. I prodotti che non ci piacciono non li proviamo, contrariamente a un certo tipo di approccio tipicamente anglosassone, dove il massimo godimento è il sangue che cola dal prodotto stroncato. A noi questo tipo di modalità non ci interessa, non ci piace, per cui la selezione che noi facciamo a monte ci permette di scremare e di arrivare a dei prodotti che a noi piacciono. Francamente non credo che sarebbe molto interessante fare un video dove diciamo che schifo questo prodotto, fa veramente orrore. A me personalmente non mi interessa farlo poi. Quindi no, ecco, questi prodotti che state ascoltando, di cui noi proviamo a parlarvi, sono prodotti che ce li siamo andati a scegliere nel mazzo. E queste sicuramente sono le prime ATC che abbiamo avuto il piacere di provare, ma ve lo prometto non saranno le ultime perché... Fabrizio, ecco, se tu mi ascolti adesso, e lo so che questo video lo stai vedendo, adesso c'è la serie superiore, no? Perché no? Sì, Siamo pronti. Anche una serie classic. Bravo, la serie classic che potremmo provare nell'impianto grande se Fabrizio viene a Roma e ce le porta su lui però, perché quelle sono pesanti. Quelle sono pesanti. Va bene, Va bene, allora grazie. Grazie. Alla prossima. Subscribe e campanella. Anche sempre. però non l'abbiamo detto all'inizio. Vabbè, ma tanto ce lo mettiamo uguale. Ciao. Ciao.